Ciao, benvenuti sul mio canale e buon inizio alla primavera a tutti. Per me la primavera significa fare pulizia. Della casa sì, ma anche del corpo. Da circa 10 anni che faccio una pulizia del fegato ogni primavera e devo dire, e devo dire la verità, per me è stato una delle chiavi di mantenere la salute. Vi giuro, dopodiché mi sento il corpo più energizzato, la pelle più luminosa e che la digestione che va molto meglio. Rituali di pulizia di primavera esistono in tantissime culture, perché la primavera è un momento di rinascita. Dopo l'inverno in cui abbiamo mangiato più pesantemente, tocca alleggerire il corpo e di lasciare spazio per cose nuove ad entrare. Si elimina tutto ciò che non ci serve più, che potrebbero essere vestiti, oggetti, ma anche idee che ci stanno strette oppure emozioni negative, per fare spazio a quello nuovo, fresco e più allineato dove vogliamo andare in questo nuovo capitolo della nostra vita. Perciò oggi vi darò 5 dritte su come mantenere il fegato pulito e felice e disintossicare il corpo. A me piace paragonare il fegato con l'aspirapolvere che pulisce i pavimenti di casa. Quanto più sporca è la casa, cioè il nostro corpo, che potrebbe essere per un'alimentazione non pulita, mangiando ad esempio grassi idrogenati, merendine, olio di palma, pesticidi, prodotti animali pieni di ormoni, che potrebbe essere anche per il contatto con l'inquinamento, lo smog, il fumo di sigaretta, anche i prodotti chimici che usiamo in casa per pulire, oppure cosmesi pieni di sostanze tossiche, più lavoro c'è per l'aspirapolvere. Se in più non sciacquamo mai il filtro, è ovvio che l'aspirapolvere non potrà fare il suo lavoro in modo efficace. Questo dà luogo al ristagnamento e riflusso a livello fisico, che può sfociare in emicranie, dolori muscolari, problemi digestivi come la stitichezza, brufoli, agitazione, vertigini e molto di più. Prima cosa, cominciamo con un'intenzione. Perché vogliamo pulirci? Cosa è che vogliamo lasciare andare? L'importante è averla ben chiara, di scriverla in modo tale che non molliamo a metà. Allora, l'intenzione potrebbe essere che voglio dare priorità alla salute o al benessere nella mia vita, potrebbe essere di lasciare andare vecchie abitudini, oppure di lasciare spazio perché nuove opportunità o un nuovo amore può entrare nella mia vita. Ricordate che fare pulizia significa aprire nuovi spazi perché cose nuove e positive possano riempirli. Numero 2. Facciamo un digiuno di negatività di 21 giorni. Ora, questo significa niente lamentarsi, criticare o pettegolare per 3 settimane. Si dice che è il tempo necessario perché una nuova abitudine attecchisca. Lamentarsi significa parlare in negativo, non accettando il momento presente senza proporre una soluzione. E facciamo anche attenzione su parole come non si può fare, non ce la faccio, impossibile, mai, eccetera. Tutte queste parole che ci limitano. Ho preso in prestito un'idea di Nick Broadhurst di usare un legame per i capelli sul polso per ricordarci del nostro digiuno di negatività. Quindi ogni volta, senza volere, che c'è una lamentela, una critica, cambiamo polso e lo mettiamo sull'altro polso. L'idea è di mantenerlo sullo stesso polso per 3 settimane. Questa pratica è veramente trasformativa perché quello che pensiamo crea la nostra realtà. Quindi ogni volta che pensiamo una cosa, cambiamo le reti neurali e cambiamo il cervello. Se ci sommettiamo a notizie negative, se ci circondiamo di persone che stanno maggiormente esprimendo negatività,
diventa anche parte di chi siamo noi, ci appesantisce e fa sì che nuove opportunità e avvenimenti positivi non ci possono trovare. Questa pratica è veramente meravigliosa. Non solo alleggeриrai la mente, se no che risparmierai anche tanta energia che altrimenti sarebbe sprecato inutilmente. Dritta numero 3. Usare le erbe depurative, il tarasco, la genziana, il carciofo, il cardamariano. Sono regali della natura potentissimi per depurare il fegato e per sopportare la funzionalità epatica. Si possono usare in tanti modi, in gocce, compresse, come tisane. Se volete informazioni più specifiche su come realizzare una depurazione del fegato usando le erbe, come faccio io, questo sabato sto facendo un evento online in cui spiegherò passo a passo come si realizza. Vi metterò un link sotto nel box delle informazioni. Numero 4. Tornando al discorso del digiuno, parliamo del digiuno intermittente. Ora, è una pratica bellissima a livello fisico da incorporare. Il tuo corpo sa perfettamente come sanarsi, ha tutti gli strumenti per guarire di tante malattie. Il problema è che quando mangiamo spesso, il corpo sta sempre impegnato in digerire, usando tutte le sue risorse in digerire. Quindi quando lasciamo un po' più di tempo, il corpo può lavorare su disintossicare e riparare le cellule danneggiate. Tantissimi esperti concordano che il digiuno, sia quello prolungato sia quello intermittente, ha tantissimi benefici, quali abbassare la glicemia, ridurre i livelli di infiammazione, aumentare le difese immunitarie e prevenire le malattie croniche. Per più informazioni vi metto un link sotto di un video che vi spiega esattamente come funziona. Quello che faccio io è di lasciare almeno 12 ore tra cena la sera e colazione, altrimenti a volte aspetto anche fino a pranzo il giorno dopo per mangiare di nuovo, lasciando 16 ore o così tra un pasto e l'altro. Informatevi perché veramente vale la pena ed è una pratica molto potente per risettare il corpo. Si può fare solo una volta alla settimana soltanto, ma quelle ore in più aiuteranno tanto il corpo ad avere una piccola pausa e a rinnovarsi. Un'altra cosa da provare mentre ad esempio state facendo una depurazione con le erbe è di mangiare vegano per qualche magari settimana. Cioè significa basare l'alimentazione sulla frutta, la verdura, i cereali integrali, frutta secca, semi e legumi. Sono alimenti più facili da digerire per la maggior parte delle persone e aiutano il corpo a disintossicarsi. Ovviamente bisogna evitare gli zuccheri, gli oli raffinati, l'alcol, perché anche se sono tra virgolette vegane, alzano i livelli di infiammazione del corpo. Numero 5. Usare la digitopressione ogni giorno per un paio di minuti per disintossicare il corpo. La digitopressione sblocca i canali energetici del corpo e aiuta il corpo a rilasciare sostanze che puliscono il sistema. Quindi vi insegnerò un paio di punti velocemente. Il primo si trova sul piede, appunto in punto di fegato, che vi ho fatto vedere anche in un altro video, e si trova qua in mezzo al primo e secondo metatarso. Questo punto va benissimo per i mal di testa, dolori corporali e per disintossicare il fegato. Il secondo punto è un altro punto di fegato che si trova sul torace. Il capezzolo è sul quarto spazio intercostale, quindi andiamo un po' sotto sul sesto spazio e là c'è il punto. Sarà un po' sensibile se il fegato sta un po' intossicato. Rimuove il ristagnamento, è eccellente per le emicranie, per qualsiasi problema digestivo, dolori al petto, e si dice che anche ci dà speranza nel futuro e fiducia nella vita. Il terzo punto si trova sulla parte posteriore della testa, quindi dall'osso mastoide, cioè quell'osso dietro le orecchie, possiamo scorrere le dita verso la colonna vertebrale, un po' in alto verso la colonna,
diciamo a un paio di centimetri dall'osso dietro, troveremo due depressioni abbastanza grandi. Quei punti anche vanno benissimo per mal di testa e fatica degli occhi, quando sentiamo gli occhi gonfi, qualsiasi problema della testa, occhi, viso. Vogliamo spingere leggermente in su e verso l'occhio opposto. Spero che queste dritte vi siano state utili. Se vi è piaciuto il video, dammi un mi piace e condividete questo video con amici e parenti. Se avete delle domande, a disposizione. Grazie mille e buona pulizia a tutti. Ciao!